pelle. Prima di parlare di detersione occorre sapere com'è fatta la nostra pelle. È l'apparato tegumentario più vasto del nostro corpo ed è composto da 3 strati principali: l'epidermide più superficiale, il derma e l'ipoderma. Ho preparato un piccolo disegno sperando che possa essere più chiaro possibile. L'ipoderma è quello più profondo, è situato sotto il derma e sopra le ossa e i muscoli. È costituito dal tessuto connettivo, quindi fibre, tra cui si trovano gli adipociti, queste qui gialle, e sono le cellule di grasso. Qui sono presenti anche i fibroblasti, sono i responsabili di collagene ed elastino, macrofagi, cellule di difesa del nostro apparato immunitario, i vasi sanguigni, le terminazioni nervose. Le sue funzioni principali sono di protezione meccanica, termoregolazione, influenzano il metabolismo basale e donano la silhouette al corpo. Dopodiché troviamo il derma, tra l'ipoderma e l'epidermide sopra. Il derma è costituito da tessuto connettivo ricco di fibroblasti che circondano i follicoli piliferi, capillari sanguigni, le ghiandole sudoripare e sebacee e le terminazioni nervose. I fibroblasti, essendo i responsabili di collagene ed elastina, costituiscono l'impalcatura del nostro corpo, mentre i glicosaminoglicani, i cosiddetti GAG, di cui fa parte anche l'acido ialuronico, che credo tutti conosciamo, sono fondamentali invece per mantenere l'idratazione della nostra pelle. Come potete capire, nel derma troviamo tutti quegli elementi che in loro malfunzionamento innescano il processo di tutti gli inestetismi viso e anche corpo. Per questo motivo è molto importante preservare la pelle con i giusti cosmetici e tecniche che arrivino a lavorare proprio in questo strato. L'ultimo strato è l'epidermide, che è lo strato più superficiale, è situato sopra il derma, riveste tutto il nostro corpo ed è direttamente esposto quindi all'ambiente esterno. È formato anch'esso da 5 strati: il basale, il spinoso, il granuloso, il lucido e il corneo. Tutti conoscerete i famosi corneociti, che sono le cosiddette cellule morte che danno alla pelle l'aspetto ruvido e grigiastro. Nascono dallo strato basale dell'epidermide, dove troviamo anche i melanociti, nel quale si generano continuamente nuove cellule e spingono le più vecchie negli strati più superficiali fino ad arrivare all'ultimo, che è lo strato corneo, dove la cellula arriva già senza nucleo, quindi si può considerare morta. Questo processo richiede circa 14 giorni dallo strato basale allo strato corneo e altri 14 per essere staccate via. Ha funzioni di riparazione, controlla la permeabilità cutanea, attività sensoriali, anche l'attività metabolica in quanto produce vitamina D. È necessario tenere lo strato corneo basso, eliminando le cellule morte e quindi il grigiore e l'aspetto ruvido, per andare a stimolare la produzione di nuove cellule nella membrana basale, apportando alla cute un aspetto più sano e luminoso. Ecco, spero di esservi stata utile. Siccome ho deciso di dare spazio sia all'estetica sia alla parte di yoga e del pilates, nel prossimo video spiegherò brevemente la storia dello yoga, per cui se siete interessati restate sintonizzati e ci vediamo nel prossimo video.